Siamo con Rossella Antonucci, storica dell'arte. Allora, cominciamo subito a chiedere come si diventa artisti storicizzati, cioè artisti come hanno fatto Cattelan, Banksy. La domanda anche lì da $1 milione, però ecco, bellissima domanda. Allora, per diventare un artista storicizzato, esattamente come Cattelan per esempio, una cosa importante è lavorare sulla comunicazione. Mi hai citato Cattelan, Banksy, Hirst per esempio. Loro lavorano tutti sulla comunicazione, quindi per esempio Cattelan, lui era sparito dalle scene. Dopo circa più o meno 5 anni, nel 2017, rilasciò un'intervista al Corriere della Sera in cui appunto affermava che era importante rientrare nel dibattito pubblico. Oppure Banksy che scompare, cioè non sappiamo chi sia, chi si cili dietro, esatto, c'è un mistero dietro la sua figura. E quindi proprio questo, quando lui realizza un murales, poi interviene la stampa. Quindi cosa fa? Fa una campagna di comunicazione, quindi è importante, io faccio un esempio, per esempio, entrare anche, essere presenti sulle riviste, che sono sicuramente riviste di settore, quindi riviste d'arte, ma anche riviste più accessibili a un pubblico più ampio. Vasto. Esatto, come anche per esempio riviste di attualità. Riviste che hanno tanti contatti, avere tanti contatti. Quali strumenti ha oggi a disposizione un artista per far comprendere il messaggio della propria ricerca artistica? Anche questa è una bella domanda. Probabilmente credo che servi il parere di un esperto d'arte. Quindi per esempio se un artista richiede una critica d'arte, in questo modo riesce a validare dal punto di vista professionale le proprie opere, quindi creare validità, serietà al proprio operato. Questo può aiutare per esempio anche nella vendita delle opere d'arte, perché ovviamente un acquirente, mettiamoci dall'altro lato, un acquirente quando vede che c'è un parere da parte di un esperto, ovviamente è più incentivato ad acquistare quella determinata opera. Certo. Ecco, a proposito, quali porte può aprire il dialogo con un esperto d'arte? Visto che l'abbiamo citato. Esatto. Allora, è molto importante il dialogo con un esperto d'arte, perché se appunto la critica conferisce, come ho detto prima, serietà e validità, un altro diciamo, aspetto importante può essere quello dell'intervista. Perché? Perché in questo modo l'artista parla con l'esperto d'arte, quindi ha il parere professionale, ma dall'altro lato ha modo di esprimere se stesso, far capire al pubblico quelle che sono le peculiarità della sua ricerca artistica, quindi comunicare direttamente con il pubblico ma coadiuvato con un esperto. Grazie a lei, Grazie a lei. mille.